Velani era il papà, il papà. Io l'ho conosciuto, l'ho portato, io sono stata credo una delle più fortunate perché a parte che era di Torino, la famiglia eccetera, io ricevevo regolarmente, ho ricevuto per 2 o 3 anni gli auguri autografati a mano di Velani per Natale. Presidente meraviglioso, presidente lui, il generale Rainero. Per me il dopo Verri è stato, cioè la tragedia di Verri per me è stata, a parte che lo conoscevo, che era un amico di mio padre, che era una persona, e lì avrei potuto spiccare il volo in carriera, ma ha detto male, me l'hanno ammazzato. No, anzi devo dire ufficialmente che è morto, perché non si può dire che l'hanno ammazzato. È un caso che è rimasto insoluto, nessuno ha le prove, chiaramente rimane nel mio, ognuno può pensare come vuole. Per carità, se non lo posso dire non lo dico, ma ognuno dice quello che vuole, nel senso che per me questo è. Poi, diciamo che il dopo Verri, dopo Nordio, dopo Verri, io non mi ricordo neanche quando sono andata in pensione io nel 95-96 chi c'era, ma avevo cominciato a vedere che le cose cambiavano troppo. E certo è cambiato la tipologia del passeggero, sono cambiati i tempi, volavano tutti. Sai, dai grandi signori io ho portato 2 volte Andreotti che si ricordava perfettamente il nome e cognome di ogni membro dell'equipaggio, erano delle persone allucinanti, insomma, delle persone, che ne so, dei grandi registi, gli attori, quelli mi ricordo di Dallas che erano andati a prendere il premio a Milano, i famosi della famiglia Juvin, eccetera, eccetera. Da Franco Zeffirelli, dei personaggi, da Florinda Bolcan, delle persone meravigliose, la Cardinale, la Lollobrigida, la Marina Rive di Meana con queste cappelliere che non sapevamo mai dove metterle, però erano veramente dei personaggi veri, dei personaggi che ti rimanevano nell'animo. E si è cominciato a vedere forse anche prima. Io erano gli ultimi 2 anni che sputavo pallini, come si suol dire, perché aspettavo il passaggio per diventare capocabina. Ho avuto la sfortuna di rompermi la gamba in 3 posti a Milano durante una sosta a Milano. Rientravo dalla Lisbona, dovevo ripartire il giorno dopo, siamo andati a mangiare sui Navigli con l'equipaggio e io mi sono fracassata la gamba cascando sul ponticello dei Navigli e lì ne ho avuti per 6-7 mesi perché è una trimalleolare con complicazioni, con tutti i disastri a Milano, con sta zampa in albergo, vabbè. Però lì c'è stato il momento decisivo. Io avrei dovuto fare il corso da CCP perché era stato convalidato il fatto che io non avessi fatto l'RL, però ero già in lista per fare il corso da CCP, ma in quel modo ero impedita con la gamba nel gesso e parlai con un sindacalista, con Franco Parigelli, che mi consigliò e cominciò a farmi un po' di conti. Io avevo riscattato 4, 5, 6 anni, quello che era, eccetera. E mi ricordo che Franco mi disse: Anna, non so quanto ti convenga andare ancora avanti, dopo che riprenderai a volare, dopo che riprenderai servizio, eccetera, eccetera, a vedere per la pensione. E poi sai, allora ci aiutavano con c'era il famoso scivolamento più non mi ricordo come si chiamava, il fatto che ti prendessero un pezzo di liquidazione e non la sfruttassi tutta, c'è un nome particolare che in questo momento non mi viene manco se mi ammazzi. E facendo tutti questi conti mi disse: guarda, a conti fatti non so quanto ti conviene secondo me andare via, anche come RM, però dico andare via. E io gli ho dato retta. E 95-96 sono andata via. Stava cambiando tutto, stava cambiando. Poi dal 96 fino al 2000 ci sono stati ancora un po' di aggiustamenti, un po' di cose, eccetera, ma sentendo le colleghe, sentendo i colleghi, eccetera, sentivo che non era la nostra l'Italia. Poi dal 2000 in poi